Il Sequoia National Park è un parco nazionale con un'estensione di 1635 miglia quadrate, situato nelle montagne della Sierra Nevada meridionale, a est di Visalia, in California. Istituito nel 1890, secondo parco nazionale degli Stati Uniti dopo il Parco Nazionale di Yellowstone. È posto a sud del contiguo Parco Nazionale di Kings Canyon e dal 1984 i due parchi sono gestiti dal National Park Service, come fossero un'unica unità, chiamata Sequoia and Kings Canyon National Parks. Nel 1976, l'UNESCO ha designato l'area come riserva della biosfera di Sequoia Kings Canyon Biosphere Reserve. Al suo interno contiene il Monte Whitney, il monte più alto degli Stati Uniti escludendo l'Alaska e le Hawaii, con una quota di 4.421 metri sul livello del mare. Per rappresentare la diversità di paesaggi del Sequoia National Park, possiamo dire che vi si trovano alte montagne, aspre colline, profondi canyon, vaste caverne e gli alberi più grandi del mondo, le sequoie. Dopo aver visitato San Francisco e lo Yosemite siamo entrati al Sequoia National Park attraverso la Big Stump Entrance. Percorrere la Highway 198, chiamata General's Highway, una strada panoramica suggestiva che si snoda nel bosco di sequoie, è davvero emozionante. Avere a portata di mano gli alberi più grandi del mondo, alcuni dei quali sono proprio a bordo strada, lascia senza parole. Attraverso i finestrini dell'auto si alternano i colori immutabili dei boschi, o varianti di una tavolozza che Madre Natura si diverte a proporre, per mezzo dei giochi di luce che i raggi di sole dipingono sulla corteccia rossiccia di questi giganti. Questo è il video che ho girato percorrendo la Highway 198, nel quale ho intercalato alcune foto scattate in questa indimenticabile giornata. I boschetti di sequoie giganti sono porzioni di foreste di conifere miste della Sierra Nevada, che contengono gli alberi più grandi del mondo. Nella maggior parte dei boschetti, le sequoie giganti sono meno numerose delle altre specie arboree, ma hanno un aspetto più imponente e dominano per dimensioni. Le sequoie giganti crescono solo sulle pendici occidentali della Sierra Nevada in California, tra i 1200 ed i 2500 metri sul livello del mare. Nel parco ne sono presenti circa 40 specie, in alcuni casi in numero ridotto, in altri con centinaia di esemplari identificati per ogni boschetto.
Molte foreste sono accessibili dalla strada, mentre altre sono lontane e richiedono faticose escursioni per essere visitate. La maggior parte dei boschetti è segnalata sulla mappa del parco. Tutti i boschetti, dai più frequentati ai più remoti, offrono comfort e sorprendono con i loro grandi e maestosi alberi. La Giant Forest è la più grande foresta di sequoie giganti. Situata su di un altopiano vicino al fiume Kaweah ospita la più grande sequoia sopravvissuta, il generale Sherman. In questa foresta i visitatori possono vedere anche i risultati di decenni di incendi controllati, ed il ripopolamento di piantine di sequoia gigante emersi dopo gli incendi. La Giant Forest dispone di una vasta rete di sentieri escursionistici, dove sono possibili escursioni di 1 o 2 ore, o anche più lunghe. Durante la visita, oltre alla fauna selvatica, ai maestosi alberi di sequoia gigante, agli edifici storici lasciati dall'epoca del pascolo del bestiame, è possibile conoscere la storia naturale e culturale di questi luoghi. La prima sosta è stata per la salita a Moro Rock. Qualche foto scattata durante la salita. La grande cupola di granito di Moro Rock è uno dei luoghi iconici di questo parco, una spettacolare caratteristica geologica che può essere goduta sia dall'alto che dal basso. Una scala in cemento e pietra con corrimano di oltre 350 gradini conduce alla cima di Moro Rock. Dalla sommità si gode della vista sopra il baldacchino delle foreste, e le cime del Great Western Divide diventano visibili. Mentre si sale, la vista si apre sulle colline pedemontane e sulla valle di San Joaquin a ovest, fino al profondo della natura selvaggia a est. I falchi pellegrini nidificano su Moro Rock in estate, per questo possono entrare in vigore divieti di arrampicata a protezione dei nidi. Percorrendo la Crescent Meadow Road nella Giant Forest, ci siamo fermati per le foto di rito presso il Tunnel Log.
Un tunnel scavato nella sequoia gigante caduta per cause naturali sulla strada, bloccando la carreggiata, negli anni 30 del secolo scorso. L'albero era troppo grande per essere spostato e si pensò quindi di tagliare il tronco caduto come attrazione per i visitatori. Dall'estate del 1938 i turisti guidano così attraverso il tunnel Log, che si trova a meno di 1 chilometro oltre Moro Rock. I veicoli più alti di 2,4 metri possono utilizzare una strada alternativa. Il 3 giugno 1959 l'enorme Sequoia Buttress Tree cade senza preavviso, probabilmente per via delle sue radici che, come quelle delle altre sequoie, erano cresciute in un labirinto ingarbugliato e poco profondo. Le radici di questi alberi possono infatti estendersi fino a 300 metri, ma raramente si spingono oltre i 12 metri di profondità, per cui risultano vulnerabili all'erosione e al cambiamento delle condizioni del suolo. La Buttress Tree si trova lungo la Moro Rock Crescent Meadow Road, e nelle foto si può ammirare l'enorme base del tronco con l'attaccatura delle sue grandi radici. Il Congress Trail è un popolare percorso ad anello asfaltato che, partendo dalla famosa Sequoia General Sherman Tree, il più grande albero del mondo in termini di volume, si snoda verso sud per circa 1,6 km. Con un impressionante assortimento di sequoie giganti di dimensioni anche di poco inferiori al General Sherman. Il Congress Trail è il sentiero da questo punto di vista più impressionante del parco. Nessun altro sentiero presenta una così vasta collezione di sequoie giganti in una distanza così breve. Durante la nostra visita, la prima parte del percorso, quella che porta alla Sequoia General Sherman, si è rivelata molto frequentata dai visitatori del parco, ma la maggior parte dei turisti è tornata indietro una volta raggiunto l'albero. Poche centinaia di metri dopo l'albero, il Congress Trails è diventato sorprendentemente tranquillo, con rari incontri nel tratto successivo. Le Taft Twins sono due sequoie praticamente una accanto all'altra, non lontane dal famoso generale Sherman Tree, e ugualmente molto belle e curiose da vedere, sia di fronte ma anche arrivando dal sentiero alle spalle. L'età stimata del generale Sherman Tree va da 1900 a 2500 anni, è alto 83 metri, e ha un diametro di oltre 11 metri alla base. Cartelli lungo il percorso spiegano la storia naturale delle sequoie giganti. L'albero venne chiamato così nel 1879, da un naturalista che prestò servizio sotto il generale William Sherman, considerato un eroe nazionale della guerra civile americana. È facile seguire il circuito, basta rimanere sempre sul sentiero asfaltato. Superato lo Sherman Tree, il sentiero costeggia una serie di altre sequoie di grandi dimensioni. Poi le sequoie si diradano, e il sentiero passa attraverso una pineta dove occasionalmente troviamo ancora qualche sequoia.
La foresta diventa molto più interessante, con sequoie più grandi, man mano che ci si avvicina all'Alta Trail. Poche centinaia di metri dopo l'Alta Trail, prendendo il sentiero asfaltato a sinistra, si trova la maggior parte delle principali attrazioni del circuito. Si raggiunge per primo l'immenso President Tree, che assomiglia molto alla sequoia generale Sherman. Il sentiero scende poi in una zona incantevole e densamente boscosa, con un gran numero di sequoie, dove se ne distinguono due gruppi piuttosto insoliti, De Senate e De House. L'anello principale continua oltre grandi sequoie, mentre curva verso nord, risalendo fino al parcheggio.
Nel breve percorso ad anello di Grant Grove, nel Kings Canyon National Park troviamo, oltre ad altre meravigliose sequoie giganti, la Gamlin Cabin, una piccola baita costruita nel 1872 dai fratelli Gamlin, che vi si stabilirono fino al 1878, e cartelli con spiegazioni sulla storia dell'insediamento umano di questa zona. Il Fallen Monarch è un mastodontico albero caduto al suolo e visitabile. Al suo interno, i fratelli Gamlin ci hanno vissuto mentre costruivano la Gamlin Cabin. C'è molto da vedere e imparare in soli 800 metri. La grande attrazione del Grant Grove e del Kings Canyon National Park è la Sequoia General Grant, che è il terzo albero più grande del mondo per volume. La Gamlin Cabin è un'interessante attrazione storica, che si trova lungo il percorso del Grant Grove nel Kings Canyon National Park. Come ho detto, questa piccola baita fu costruita nel 1872 dai fratelli Gamlin, che si stabilirono qui fino al 1878. È fatta di alberi di pino da zucchero. È interessante notare che i fratelli Gamlin hanno vissuto nel vicino Fallen Monarch, il mastodontico albero caduto al suolo che si può visitare lungo il sentiero Grant Grove, fino a quando la capanna non fu completata. Dal 1890 la capanna fu utilizzata come deposito di fieno e grano, necessari per nutrire i cavalli della cavalleria americana, incaricata di proteggere il parco dopo la sua istituzione. Poi, dal 1902 al 1909, il primo ranger civile del parco, Lewis Davis, utilizzò la Gamlin Cabin come sua residenza, mentre pattugliava e proteggeva il parco. Si può entrare nella cabina per vedere l'interno ormai vuoto, e si possono scattare belle foto dell'esterno mentre si percorrono i sentieri di Grant Grove. Un paio di minuti per godersi la cabina e leggere le informazioni sulla cronologia, sono sufficienti per poi continuare la passeggiata, e godere delle numerose sequoie giganti nel boschetto. Sequoia National Park Wildlife. I nostri incontri. Dal punto di vista emozionale, è stato sorprendente come durante la nostra visita al parco, percorrendo i suoi sentieri, si sia passati dalla soggezione al cospetto delle sequoie giganti che sono sbalorditive, maestose, al senso di pace e serenità che probabilmente questi enormi giganti buoni ci hanno trasmesso.